Ciao a tutti, cari follower, bentrovati sul canale Celebrita dalla Turchia. Prima di cominciare, se non siete ancora iscritti, vi invito a farlo adesso e ad attivare le notifiche. È il modo migliore per non perdervi nessuna delle nostre storie. Vi voglio bene e spero che questo video vi tenga con il fiato sospeso fino alla fine, perché oggi il mondo del gossip è stato scosso da un vortice di voci, lacrime e sussurri che riguardano due nomi che fanno sempre parlare: Afra Saraciolo e Mert Ramazan Demir. Nel giro di poche ore, i social si sono riempiti di commenti e supposizioni. Al centro del ciclone c'è l'assenza di Afra ai funerali della nonna di Mert, una signora di 92 anni venuta a mancare in Italia e salutata per l'ultima volta a Istanbul, in una moschea storica, dove si sono riuniti volti noti dell'arte, della politica e dell'imprenditoria. La decisione di lei di non presentarsi ha spaccato il pubblico e, dicono, ha provocato tensioni anche con la famiglia di lui. C'è chi parla di mancanza di rispetto e chi, invece, difende la scelta, invocando il diritto alla vita privata e al silenzio in momenti così delicati. Fatto sta che il gesto, interpretato da molti come una protesta silenziosa, ha monopolizzato per giorni l'attenzione dei media. Le immagini del rito hanno fatto rapidamente il giro del web. Mert, provato e incapace di trattenere le lacrime, è rimasto vicino ai genitori, Guldem e Guven Osman, che a stento reggevano l'onda del dolore. Attorno a loro, una folla austera e partecipe. Tra chi c'era e chi esprimeva cordoglio da lontano, mancava solo una persona che tutti si aspettavano di vedere: Afra Saraciolo. L'attrice con cui Mert ha condiviso mesi di sguardi sul set, una relazione intensa fuori dal set e una storia fatta di alti e bassi, in un equilibrio sempre precario tra lavoro e sentimenti, non è mai comparsa. La domanda ha iniziato a rimbombare tra i mormorii: perché Afra non è venuta? Dopo la cerimonia, un dettaglio ha alimentato il fuoco della discussione. Afra ha pubblicato soltanto un'istantanea nera con un garofano, senza parole. Un simbolo, forse un saluto discreto, forse un messaggio criptico. Ma quell'immagine ha sortito l'effetto opposto a quello sperato: invece di placare gli animi, ha acceso ulteriormente le interpretazioni, dividendo la rete tra chi ci ha letto pudore e chi ci ha visto distanza. Le indiscrezioni hanno cominciato a circolare con velocità impressionante. Secondo voci insistenti dello showbiz, la scelta di Afra sarebbe stata dettata esclusivamente da ragioni personali. Si parla della durezza della separazione da Mert, del logorio emotivo di mesi in cui ogni passo veniva decifrato dai paparazzi, delle ombre mai del tutto dissipate legate alla crisi esplosa quando il nome di Sara Bloom ha invaso le timeline, e del bisogno di non esporsi in contesti familiari dove tutto sarebbe potuto sembrare fuori posto. Fonti vicine ad Afra sostengono che lei abbia confidato agli amici: «Ho un grande rispetto per la famiglia di Mert, ma non era più appropriato che io fossi lì». Una frase sussurrata, che però suona definitiva. Dall'altra parte, raccontano che Mert abbia accusato il colpo. In un giorno così, la presenza o almeno un gesto esplicito di cordoglio avrebbe avuto per lui un valore enorme. Pare che, parlando con gli amici più fidati dopo il funerale, abbia detto parole amare: «In un momento così importante, mi aspettavo almeno le condoglianze». È una cosa umana. Non ci sono comunicati ufficiali, nessuna dichiarazione pubblica, solo confidenze che si rincorrono da una chat all'altra, lasciando crescere un brusio che diventa coro. Anche la voce di casa ha fatto eco al silenzio di Afra. La madre di Mert, Guldem Osman, all'uscita dalla moschea, si è fermata pochi istanti. Non ha fatto nomi, ma il senso è arrivato chiaro: nei momenti di dolore bisognerebbe mettere da parte le vecchie questioni. Ci aspettavamo almeno un gesto di rispetto. Non venire spezza i cuori. Ognuno fa le proprie scelte, ma certe cose non si dimenticano. Parole pronunciate con compostezza, che molti hanno letto come un messaggio diretto ad Afra, tanto da diventare titolo e sottotitolo di innumerevoli post. I social, si sa, non dormono mai. In poche ore, è esploso il dibattito. C'è chi difende Afra senza esitazione: non ha più alcun legame con Mert, perché avrebbe dovuto presentarsi. Il lutto è intimo, la presenza non si misura con l'apparenza. E c'è chi la critica. In certe occasioni non si parla di ex o non ex, ma di umanità.
Il suo gesto ha deluso. A complicare il quadro, l'eco della stampa italiana, che ha ricordato come Afra avesse costruito un rapporto tenero e rispettoso con la nonna di Mert ai tempi in cui la coppia sembrava inseparabile. Alcuni titoli sono stati duri. L'assenza di Afra delude la famiglia italiana. Con Afra lontana dalla cerimonia, i riflettori si sono spostati su un'altra presenza-assenza, Sara Bluma. Anche se sembra ovvio che non avesse motivo di esserci, qualche voce maliziosa ha suggerito che la decisione di Afra, proprio perché così netta, avrebbe indirettamente offerto a Sara un corridoio per riallacciare un rapporto cordiale con l'ambiente familiare di Mert. È bastato questo spunto per scatenare un'altra ondata di speculazioni. Non presentandosi, Afra ha lasciato la porta socchiusa a Sara, ha scritto qualcuno. La famiglia valuterà chi ha saputo mostrarsi più vicina, ha insinuato qualcun altro. Rumori, ipotesi, allusioni, tutto quello che alimenta il chiacchiericcio quando la realtà resta nascosta. Chi conosce Afra, però, racconta una storia diversa. Dicono che abbia combattuto con questa decisione fino all'ultimo. Che abbia passato la notte a rigirarsi nei pensieri, a pesare il significato di ogni passo e di ogni sguardo, temendo che la sua presenza potesse trasformare un rito di addio in un palcoscenico di fraintendimenti. Amava molto la nonna di Mert, ha confidato un'amica. Ma dopo tutto quello che è accaduto, temeva di diventare il centro dell'attenzione, e non voleva creare malintesi. Non è stata mancanza di rispetto, è stata prudenza. Graffi di coscienza, nel tentativo di proteggere tutti da un'ulteriore tempesta. Intanto, nei talk televisivi, nelle dirette, nelle colonne dei commenti e perfino nei podcast di costume, la questione è diventata un caso. C'è chi la difende in modo acceso, Afra una sua vita, una carriera che non può essere definita dagli affetti passati. Non può vivere all'ombra di Mert per sempre. E c'è chi ribatte, il dolore collettivo supera le questioni personali. Un funerale è sacro e non ammette equivoci. Tra queste due sponde, si dispiega tutta la complessità di una storia che mescola pubblico e privato, copione e realtà, dall'incontro sul set al continuo rincorrersi, tra foto rubate e mezze smentite, fino alla scelta di adesso, più potente di 1000 interviste. La verità, come spesso accade, resta sospesa tra ciò che si dice e ciò che si tace. Afra, sempre controllata, attenta alle parole e alle conseguenze, sembra aver scelto il silenzio per non trasformare un dolore familiare in un dibattito permanente. Mert, riservato ma passionale, pare aver vissuto la sua assenza come una ferita in più in una giornata già lacerante. Attorno a loro, il pubblico che li ha amati nello stesso frame, chi li ha visti sorridere e poi allontanarsi tra rumor di set e scene d'amore diventate icone, reagisce come in un grande romanzo nazionale, in cui ogni gesto diventa simbolo e ogni scelta una dichiarazione. Quel garofano pubblicato da Afra, piccolo e muto, continua a interrogarci. Era il suo modo di esserci senza esserci, un saluto discreto a una donna che, dicono, l'aveva accolta come una nipote? Oppure un confine tracciato con fermezza, per proteggere la propria serenità e quella di chi le sta accanto? In mancanza di spiegazioni ufficiali, restano le immagini. Mert sotto il cielo di Istanbul, abbracciato da Guldem e Guven Osman, gli invitati in silenzio. Una famiglia che saluta la sua anziana colonna. E altrove, su uno schermo, quel fiore rosso che fluttua su fondo nero, come un sussurro che non vuole diventare grido. E così arriviamo alla fine del nostro racconto di oggi. Voi da che parte state? Pensate che Afra abbia fatto bene a non esserci, per rispetto di un equilibrio ormai fragile, o credete che in certi momenti la presenza sia l'unica risposta possibile? Scrivetemi tutto nei commenti, leggo sempre e rispondo il più possibile. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con chi ama seguirli fin dagli inizi, e iscrivetevi al canale Celebrita dalla Turchia per non perdervi nessun aggiornamento. Vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video, con nuovi capitoli di una storia che, tra scena e vita, continua a farci battere il cuore.